Ciao Monica Ciao. e ciao Jessica che ha il microfono disattivato e aspetta con ansia la sua super sessione. Conto, così ti connetti più profondamente a lei, da 5 a 1, 5, 4, 3, 2 e 1. Mm. Vedo Jessica che sta mescolando un mazzo di carte per giocare un solitario e mi fa portare l'attenzione su un set di quadri. Ti dà l'autorizzazione? Sì, con questo aspetto un po' incerto, un po' timido, timoroso, sì. 7 di quadri, perché? Mm. È il nuovo inizio che io voglio per me. 7. Perché 7? 7 rappresenta proprio il nuovo inizio, che a volte può essere appunto la nascita di un bambino, ma per lei è molto congeniale perché nascita si riferisce molto anche ai progetti, alle cose a cui lei dà vita, alle creazioni a cui lei dà vita. Mm. Lei è molto legata alla creazione e in particolar modo adesso vuole generare una nuova creazione complessiva. Lei è una creatrice? Ad altissimi livelli. Vibrazione? 16 miliardi. Consapevolezza? 152. PS? 44. Vite? 1953. Cervello? 9. Valori alti, tranne le vite. Numero di vite in cui Jessica è una creativa, a seconda delle circostanze e periodi. La prima che mi fa vedere è anche una sorta di vita parallela di una donna che spontaneamente ha avuto tantissimi bambini, senza aiuti, no? Di varie fecondazioni artificiali. Mi fa vedere 11 figli. Ok, quindi la creazione è proprio nel senso di generare vita. Poi me la fa vedere in una specie di serra, diciamo, che genera degli incroci, nuove specie di piante, di fiori, mi fa vedere, no? Che combina diversi fiori e poi appunto nasce una nuova pianta e fa questi incroci e quasi tutte le riescono bene. Cioè sono dei fiori che poi vengono molto apprezzati dal pubblico. Uh, Mhm. Poi mi fa vedere tipo una specie di allevamento, direi, dove lei aiuta anche proprio queste pecore nel momento in cui devono partorire. Quindi qui l'assistenza, diciamo così, l'ostetrica del suo gregge, ecco. Ehm, eh, E poi mi fa vedere anche della specie di giochi con una sostanza che, cioè a me ricorda il mercurio. Hai presente che quando toccavi, che si rompeva il termometro con il Mhm. mercurio, Mhm. Mhm. lo toccavi, poi diventava sempre, si moltiplicava, no? Si divideva, Si divideva, sì, ecco. le palline andavano in giro, Mm. E le vedo che gocce. praticamente, sì, e, è bambina e sta come giocando
e però appunto invece di dividere crea, cioè il processo è inverso, cioè parte da questa sostanza che sembra un po' gommosa, un po' gelatinosa così, e da quella sostanza che è piccola, della dimensione di una noce, ne crea tante altre. E mi dici che è il principio di generazione dell'abbondanza. Prendere un pezzettino, dividerlo, aumentare e riprendere quello aumentato e ridividerlo. Mm. Quindi l'ha già fatto con i figli e l'ha sperimentato. L'ha fatto con le pecore e l'ha sperimentato. È una creatrice, una creativa, una creatrice, creazione. Mm. Oggi parliamo di creazione. Sì, decisamente. Jessica, che pensava di essere l'ultima della classe, ha 16 miliardi di vibrazione per iniziare. Sta cosa della classe si ripete tanto, a scuola. Causa esoterica della sua grande paura, la sua grande nemica. Mi fa vedere 3 entità mentali belle grosse Vediamole. che incidono molto su questa sua paura. Sono 3. La prima si chiama volontariato, poi c'è scuola e martire. Martire è anche 6. Scuola 5 e 3 il volontariato, sì, 3, Scuola è a sempre volte stato 4. 5. Mhm. Mm. Sì, a volte sì, no, a volte anche un pochino più alto, però tanto lei questo concetto che ha vissuto a scuola, questo vissuto mh, durante la scuola se lo porta dietro in altre maniere, perché come la scuola le ha creato tante difficoltà, tante prove, ha dovuto proprio faticare tanto, la stessa fatica la porta nelle lezioni di vita che deve imparare. Quindi proprio la scuola che è legata all'apprendimento, che le è ostile. Mm. E martire è sempre stata 6? Anche momenti 8. Martire è proprio dove lei si sacrifica letteralmente, è vittima, Mhm. si porge come una vittima di fronte agli altri, ehm, ed è legata al fatto appunto che lei non sappia difendersi, che se tenta di difendersi viene attaccata, perché tanto comunque lei deve stare in quel ruolo lì, il ruolo della martire, della perseguitata. Ed è martire anche delle sue problematiche fisiche. Ha scelto una problematica fisica che la sacrifica molto, che la rende molto vittima. Mi viene il sospetto che non credo che sia sempre così, ma in questo caso forse sì, davanti a una grande creatrice ci sono anche delle creazioni sue, che sono le entità mentali di alto livello, perché Esatto. 8 francamente è tanta roba. Chiaramente non la aiuta, ma è lei che l'ha creata, quindi ci vuole anche una certa mh, capacità nel crearle delle entità di livello 8. Come dire, i pazzi sono sempre intelligenti, non è il caso tuo ovviamente Jessica, no? Ma stavo pensando a un'altra persona. Sono sempre molto astuti, molto intelligenti e molto Vero. geniali, sono veramente geniali, se vogliamo. Ok, entità eteriche, vediamo un po' di bestiario, vediamo la vecchia Volevo solo fattoria. dire a proposito del volontariato, Mhm. l'entità volontariato, che lei proprio tende a donare il proprio tempo, la propria energia, le proprie idee, le proprie creazioni, senza trarne alcun tipo di profitto, né economico né di soddisfazione barra successo. Prestigio, Questo riconoscimento. veramente sì,
incide molto anche nel discorso della paura che mi avevi chiesto all'inizio. Bestiario, vecchia fattoria. Non ti ho sentito, scusami Lucio, puoi Scusa, ripetere? bestiario, vecchia fattoria, cioè entità eteriche. Allora, lei ha visto correttamente il rettile. È assolutamente la prima entità che mi si è presentata. Tra l'altro è come se mi assumesse diverse forme, perché a volte mi pare un po' più lucertola, altre volte un pochino più serpente, ma in realtà poi è la stessa, un po' trasformista. Poi c'è un falconiforme che adesso è come rimpicciolito di dimensione, ma mi fa vedere che nel passato invece era proprio enorme, con delle ali nere dispiegate, molto grandi. Poi mi fa vedere dei demoni del secondo universo, Quanti? però 3. Un quarto ma è minore, diciamo, no? 3, diciamo. Però anche questi io... Ah no, aspetta, fammi capire. Ah no, ho capito. Allora, che 3 sono relegati al passato. Uno invece no, è tuttora presente, però appunto è minore, è più piccolino, è di minore importanza. Sì, il rettile, il falconiforme, i 3 DL. 3 demoni e 3 DL. Sì, cioè 3 demoni erano nel passato. Ah, non ci sono più. Cioè, aspetta, cioè, praticamente in totale erano 4 demoni, ok? Dal passato, di cui uno piccolino è rimasto. Vabbè. Impianti. Un po'. Allora, quello mentale glielo vedo come attaccato ai bulbi dei capelli, che proprio sai l'inizio esterno della nostra testa. Per attecchire proprio in profondità fa così, che partire proprio dalla superficie esterna, in modo da non trascurare nessuna parte della testa, no? Perché va a coprire proprio tutta la superficie dei capelli, no? E poi via all'interno. Poi mi dà la gola, le 2 spalle, l'inguine destro, e, i piedi, però mi sembra di più il piede destro, le dita della mano sinistra. Nome del progetto di Jessica. Teiera. Perché? È come se contenesse, no? Dentro di sé, ok? All'interno mi fa vedere che c'è questo tè molto pregiato, sai che ce ne sono alcuni anche di costosissimi, no? Di quelli invecchiati, robe del genere, no? Che raggiungono anche dei prezzi folli. Quindi lei conserva all'interno questo tè. Invece poi esternamente sta teiera è del tutto assolutamente anonima. E allo stesso tempo mi fa come vedere qualcuno che prova ad allungare le mani, a toccare la toiera, ma si scotta, no? Perché è bollente il tè. E quindi, sta teiera con questo contenuto preziosissimo rimane lì. Intonsa, nessuno ne usufruisce. Nome della PS. A pagnotta, pagnotta. Nome della PE. Un chicco di grano. Ah, quindi la PE si è evoluta in PS come il chicco di grano in pane?
Sì, e poi è proprio questo principio anche della creazione, che secondo me, per esempio, i panettieri sono dei grandissimi creatori, no? Mhm. Mm-mm. E, e la PS e la PE proprio sintetizzano questo principio proprio di creazione, bellissimo. Bene, causa esoterica dell'elemento luce che domina la sua vita, sia nelle sue creazioni, non dico quali ovviamente, non dico cosa, eccetera, sia nell'esorcizzare la paura dopo quell'evento che non direi a scuola, dove la obbligano ad assistere a una cosa a cui non vuole assistere e dopo il quale inizia un periodo lungo di anni di paura, di terrore, di paura. La paura entra nella sua vita. Mi fa tanto vedere la contrapposizione tra il buio e la luce, come spesso nella sua vita sia stata sprofondata, immersa nel buio, da diversi punti di vista, sia proprio come totale disistima, sia come difficoltà proprio a rapportarsi con gli altri, sia proprio come forti disagi, terrore, ok? Comunque tutto buio. Dall'altro mi fa vedere quella che è la sua essenza, sia della PS che della PE, che poi alla fine è il giallo, no? Perché la spiga di grano, il chicco di grano così, è proprio giallo ed è quello che io immagino sempre esposto al sole. Il pane proprio è giallo, no? È vita. E quindi mi fa vedere quella che poi è la più autentica essenza, che è la luce. Mi fa proprio vedere quasi uno strale di luce, una saetta, un fulmine, che sono anche le sue idee folgoranti, ecco, perché sono proprio folgorazioni che lei ha, queste Mhm, idee brillanti, no? Che sono proprio eureka, ok? Sai che mhm. eureka proprio la lampadina che si accende. Mm-mm. E lei è proprio questa alternanza qua di buio e di luce. Tanto sa essere buio e tanto sa essere luce. Come hai detto tu, tanto sa essere una creatrice nel male, tanto sa essere una creatrice nel bene. Quindi la luce come creazione, il buio come non creazione, paura, attesa della Pessimismo, creazione. autosabotaggio, ritardo, ostacolo. Sì, è attesa della creazione, certo. Come il Causa, concetto più evoluto, attesa della creazione, sì. ottimo, quindi luce, buio, creazione e non distruzione, ma attesa della creazione. Mm. Poi anche la distruzione è una creazione, no? Sì, Creo certo. la distruzione. Mm. Perché si è regalata questa esperienza a scuola? Mi fa vedere come l'esperienza a scuola è stata proprio quasi una discesa nelle tenebre, no? In questo fitto buio, perché ci sono stati ostacoli una dietro l'altra, un po' le sue difficoltà di apprendimento, quindi dislessia e quindi proprio un po' più di lentezza, ok, nell'apprendere. Eh, un po' appunto delle esperienze piuttosto amare, ok, vissute lì, in quel contesto, e un po' mi fa vedere come anche al di fuori della scuola, intesa proprio come edificio, come banchi di scuola, come istituto scuola, si è spesso sentita a scuola, ok? Come se fosse interrogata e non preparata. Come se, oddio, ecco, vedi, io non ho imparato la lezione, come dovrei rispondere adesso? Ecco, non ho mai la risposta giusta, esattamente come nelle interrogazioni. Mm. Quindi è stato proprio questo calarsi profondamente nel disagio, nella difficoltà, nella sfiducia anche, nella paura di non farcela, di non riuscire dall'abisso a emergere e rivedere la luce. Causa esoterica della dislessia.
Questa è un'anima che veramente ha scelto in un'unica vita tante sfide, perché da che poi guarda, ti devo dire la verità, non so fino a che punto fosse dislessia, nel senso che comunque io la vedo che aveva già un'intelligenza superiore agli altri bambini, i suoi coetanei, ok? Però la sua funzione cerebrale, il suo modo di funzionare il cervello, diciamo, era un po' diverso da quello degli altri coetanei, ma il sistema scolastico non la agevolava in nessun modo. Stesso discorso deficit d'attenzione, ADHD. Sì, cioè perché in realtà era semplicemente in un contesto, non so come spiegarti, troppo limitante per lei e anche un contesto, non so, di distorsione, mi dice. In che senso? Le sue qualità, che erano già veramente spiccate, invece venivano come distorte, capovolte e fatte vedere come dei limiti, delle carenze. Non veniva colta la sua potenzialità, ma veniva detta che quella roba lì era una cosa su cui lavorare, era un ritardo, era una dislessia, era un deficit d'attenzione. E invece no. Era la dimostrazione che esistono dei cervelli che funzionano diversamente, ma che se si segue la loro modalità di apprendimento, apprendono molto più velocemente degli altri, solo che è una modalità diversa. Causa esoterica della paura del padre e causa esoterica del fatto che a questo punto poi l'ha annullato. Mm. E niente, lei non se la sente di affrontare delle questioni profonde. Allora ha pensato inizialmente di metterla, però poi eh, Perché ha paura del padre? Ok, ma lei, andiamo... scusa un attimo, lei è la prima? Sì, Mm. Cosa posso, cioè, quella roba lì. allora, Io solo sì o no, è quella roba lì? c'è una cosa un po' più complicata dietro. Mm. È come se la mamma, Mm. nella sua durezza, ok? Fosse anche un po' dura da quel punto di vista, ok? Quindi nell'intimità, Mm. ok? Come se il padre avesse riconosciuto nella prima figlia, che quindi è Jessica, e, non so come spiegarti, quella dolcezza, ok? Quella disponibilità che non vedeva nella mamma. E questo abbia dato origine a qualche equivoco. Ok, io vorrei fare un viaggio. Sai che c'era una volta un film, Viaggio al centro del corpo, una cosa così, che c'erano ehm, degli scienziati che venivano miniaturizzati, messi in una navicella e sparati dentro il corpo umano di un qualcuno di, mi sembra famoso, di importante, ok, che aveva una malattia e si poteva andare a curare soltanto puntualmente nel cuore, non so, una cosa così. E incontrano i batteri, e incontrano le infezioni, incontrano il sistema immunitario del corpo, un sacco di battaglie. Vabbè. Una volta abbiamo visto Inside the Mantis con Sabrina e lei che aveva tanto paura delle mantidi se n'è entrata dentro le mantidi. Bene, perché non entriamo insieme a Jessica? Con lei e col suo permesso, non senza di lei e non senza il suo permesso, dentro uno di questi tre demoni, il più cattivo, visto che lei fuori dalla registrazione mi ha detto che mi ammira e che io sono molto bravo e che io non ho paura e che è sottinteso e che me ne sbatto le ba, e non dire parolacce Monica, e
Perché non andiamo a vedere cosa c'è dentro un demone? Che cos'è un demone? Se ne abbiamo paura, dobbiamo conoscerlo. Se effettivamente è un elemento di paura, cioè un elemento di pericolo, fa senso averne paura. Il demone è più forte di noi, è il nostro capo, decide per noi. Meglio non seiare il can che abbaia, meglio non andare a pestare i piedi perché lui è più forte, lui è quello che ci tiene nelle sue mani le nostre palle. Vuoi, Monica? Mhm. Come è fatto un demone? Chi è? Come si chiama quello più importante? Gli altri possono anche andare, non ci interessano. Santa Claus. Buon Natale. Mm. Come lo vedi? Con dei Adesso l'ho bei visto bambini sulle diventare. ginocchia? Eh? Sì, con l'iconografia. Adesso lui è in piedi. È in piedi con la classica iconografia, Babbo Natale e tutti i bambini intorno, Mm. perché lui ha sulle spalle il sacco con tutti i regali. Moloch in pratica, no? Eh. Mm. Li attirava con i regali, poi se li mangiava, Mm, praticamente. mm, 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 mm. Un bel bambino magnato. Ok. Ma dentro, come è fatto questo Santa Claus? Allora, se io posso fare una sorta di radiografia, riesco ad individuare come una sorta di bottone che è un insieme di, credo che si chiami cilicio, Mm. silicio, Mm. silicio, Cilicio. Ah, silicio, silicio, silicio. silicio, e di altri minerali, tra l'altro scavati da dei bambini, perché fa vedere queste miniere, i bambini che scavano per raccogliere questi minerali che sono poi i componenti dei cuori, no? dei computer e di tutti i vari processori. Quindi mi fa vedere questo bottone qua, che è questo concentrato in un certo senso anche già di sangue, no? E di sacrificio. Quindi è un computer. Sì, 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 sì. Jessica è un computer, Assolutamente no. quindi non c'è una sfida computer contro computer, vediamo chi è più forte. Jessica non è un computer, lui è un computer. Bisogna capire se Jessica è più di un computer o meno di un computer. Come si fa a Ovviamente capire? molto di più. Perché? Naturalmente non c'è PS in questa Santa Claus. Ok, APS è veramente tutto. Il corpo fisico di Jessica è assimilabile a un programma. Allora, da un certo punto di vista sì, lo è. Mhm. Solo che bisogna stare un po' attenti a come si dicono queste cose perché possono essere mal interpretate. Mhm. Cioè che noi viviamo in una realtà olografica è vero, Mhm. che al di sopra di tutto c'è questo computer IT è vero. Quindi che di fatto in qualche modo anche noi siamo fatti di pixel è verità, ok? Mhm. Ma ciò che distingue noi da questi che sono invece dei puri ologrammi è proprio la presenza dell'anima in noi. Mhm. Quindi Jessica contro Santa Claus vince Jessica, perché in qualche modo Jessica è un programma corpo, in qualche modo Santa Claus è un programma corpo Mm. fisico, eterico, quello che è. Comunque ha un contenitore finto da videogioco, ma vince Jessica perché ha una PS. Si stravince. Mm. Stravince. Ha una vibrazione propria questo demone, sua? La sua vibrazione è proprio data da tutti questi sacrifici, da tutte queste creature che ingurgita. Ok, quindi non ha una sua capacità di produrre. No, 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 in Lui non nessun crea, modo. No. lui non crea. Jessica sì, o no? Mm. Jessica stracrea proprio. Ok, facciamo un gioco. Diciamo a Jessica di vibrare da 16 miliardi solo per un secondo a 1600 miliardi, poi torna indietro. All'inizio tutta spaventata.
tutta timorosa di non poterlo fare o che questo possa darle qualche problema. Lo fa e sente come una scarica di adrenalina bellissima, no? Di vita, di gioia, di forza, di realizzazione, ecco. Si sente grandiosa come è. Facciamo una prova. Io entro, faccio lo stesso gioco, ma vado nel secondo universo, dove c'è tutta la storia dei sacrifici, e per un secondo alzo la vibrazione a 1000 miliardi. Mm. Lampo. Lampo disintegrante. Vedo proprio che questo crea proprio una sorta di disintegrazione sia di Santa Claus che dell'albero di Natale, dei doni. E rimangono integri i bambini che c'erano lì intorno. Nuova prova. 1000 miliardi, 100.000 miliardi. Un secondo, accendo, spengo. Vibra proprio il secondo universo, sento tremare, tipo un terremoto. Quindi si può tutto. Certamente sì. E Jessica, come la vedi davanti a questo test in eterico? Ammirata, perché la sento proprio l'ammirazione che prova per questo tuo coraggio e dice vorrei anch'io avere lo stesso coraggio. Allora, facciamole fare un esperimento. Non dico i dettagli, ma da piccola qualcuno la minacciava nei dintorni di casa. Quello là, no? Ti ricordi? Sì. Ok. Lei può andare in quell'evento. È nel tempo. Sì, E adesso ha assolutamente sì. imparato la creazione per un secondo. Sì. Adesso va lì e alza la sua vibrazione del livello pazzesco che le interessa e poi la spegne davanti a quello lì che la minacciava. Sì. E quello che risulta è quest'uomo che ha in mano un'arma giocattolo, tra l'altro anche molto rudimentale, no? Che si vede benissimo Due che è pezzi di un'arma legno. giocattolo. Sì. Mm. Mhm. E Ma quindi l'evento... Jessica si fa una risata. Mhm. Quindi l'evento viene annullato. Viene totalmente ridimensionato. Da Beh, che era accompagnato da così grande paura, viene proprio sminuito, ridotto moltissimo di importanza. step 2, nuovo lampo. O più lungo o più intenso, decide lei. Sempre in quell'evento, sempre in quella posizione in cui lei subiva delle minacce. Lo sceglie sia più lungo che più potente, perché ha proprio bisogno di caricarlo al massimo. Mhm. E vedo che è come se lei aumentasse di statura, perché aumentare di statura è aumentare la sua forza, il suo coraggio di fronte a queste minacce. E più lei aumenta di statura, più le minacce e la persona che gliele fa invece diminuiscono, si riducono sempre di più proprio fisicamente. Io voglio andare avanti in questo modo, puoi anche andare avanti nel tempo fino a che questo non avviene, fino a che questo evento non esiste più. Quell'uomo non lo fa più. Ma non perché sia importante, ma perché è Jessica che decide che oggi quell'evento lo annulla e lo annulla così, con la sua creatività, la sua creazione. Allora, aspetta un attimo, perché qua non riesco a capire perché, aspetta un attimo, perché di fatto, allora dunque, come se un po' lo volesse tenere. Allora, praticamente, allora, mi Vabbè, arriva così, che lei lo vuole tenere non per averne paura,
ma per ricordarsi che quella cosa è successa e lei è riuscita a sconfiggerla. Stessa cosa con quello che è successo a scuola. Stessa identica cosa, stesso identico procedimento. Mi dà come una sorta di revisione dove lei, da che era come paralizzata sulla sedia e non si poteva muovere, ok? La sensazione poteva essere più o meno quella, il suo corpo invece è molto attivo, lei prende il coraggio, la forza di alzarsi dalla sedia e dire no, io non ci sto. Esce dall'aula e va in giardino. E quindi rompe l'incantesimo, diciamo così, ecco, di questa vicenda. Va bene. Causa esoterica della persecuzione che ha avuto per la sua momentanea religione, che non diciamo qual è, e relativa causa esoterica della relativa accusa da parte dei suoi compaesani, che non diciamo qual è. Ehm, il tutto è riconducibile alla sua entità mentale martire, che ti ho detto che in passato ha anche raggiunto livelli 8, in cui lei diventava davvero un bersaglio, una sorta di scarico, ok, delle frustrazioni, delle critiche da parte degli altri. Mm. Mm. Quindi lei ha proprio scelto di fare questa esperienza qua, di essere la perseguitata, la martirizzata, indifesa, attaccata per le sue idee, attaccata per i suoi modi. Causa esoterica dell'ingenuità. Allora, un attimo, perché allora, l'ingenuità io qua la definirei purezza, ok? E quindi una PS molto cristallina, molto bella, molto luminosa, molto vibrante, in questo senso se vogliamo parlare di ingenuità, perché poi in realtà lei capisce molto molto bene tante cose. Quindi non è quell'ingenuità che uno potrebbe definire essere troppo semplice, ok? Ed essere facilmente ingannata, perché lei ad un livello profondo aveva già capito diverse cose. Insicurezza. Allora, vedo appunto questo, sia i demoni che il rettile che la minacciano proprio di continuo. Come si potrebbe fare, sai, a un bambino che gli si fa bu e questo qua si spaventa, no? E spaventandosi, ovviamente è come se arretrasse. E siccome questi bu sono fatti in maniera improvvisa, random, quindi lei non sa quando arriva questo bu. Ok? Quindi cosa succede? Che diventa uno stato di timore, di insicurezza costante. Scarsa capacità decisionale. Ma allora dunque, qua mi dà tipo come una freccetta, no? Una indicazione sul volontariato, perché è un po' come se lei avesse le buone idee, poi quando si ritrova questa idea che è veramente buona, che è veramente ottima, cosa succede? Che intervengono l'entità mentale per esempio martire, l'entità mentale scuola, e che cosa fa di questa idea qui? La consegna a qualcun altro, ok? Fa proprio questo atto di volontariato. Quindi quella che poteva essere una sua presa di posizione, una sua scelta, una sua decisione importante, la regala a qualcun altro, che diventa una decisione, una scelta di qualcun altro, ben confezionata, Mhm. che porta poi successo.
spionaggio industriale si basa su questo. Confusione, presunta confusione e disordine mentale. Allora dunque, non è che mi emerge proprio che stiano così le cose, ok? Perché anche come ci hai esposto le cose, io vedo invece una certa lucidità, una capacità di fotografare bene le problematiche. Sono d'accordo. Piuttosto, sai che cosa vedo? Il disordine e la confusione mentale sono un'altra cosa, non questo. Assolutamente, guarda, concordo pienamente. Più non voler toccare delle questioni. Quindi lei preferisce parlare di disordine, ok? Anziché mettere ordine alle cose. Allora, se lei decidesse di mettere ordine alle cose, dovrebbe mettere in gioco tutte quante le cose. Allora lei che cosa fa? Sceglie di non dire e di non affrontare alcune cose perché sarebbero troppo delicate. Allora questo ordine non lo riesce ad avere perché le mancano comunque dei pezzi, quindi l'ordine non c'è. Più questo, se vogliamo parlare in qualche forma di disordine. Lavoro fallimentare, causa esoterica. No, lì veramente tutte le tre entità mentali che le hanno sempre impedito di fare il passo sicuro, deciso. Mi fa proprio vedere come faceva un piccolo passettino incerto, claudicante e quindi naturalmente era sempre un po' in ritardo, ok, rispetto a una determinata situazione lavorativa, era sempre un po' che entrava in punta di piedi nelle situazioni. Quindi Vabbè, tutte le entità, ma anche quelle umiliazione. eteriche. E il non sapersi difendere? Ma martire, assolutamente l'entità mentale martire. Ha proprio scelto di stare in questa posizione di non difesa, anzi di totale attacco, ma non solo, cioè lei ha scelto anche proprio una malattia che ha a che fare con l'attacco contro se stessa. La sclerosi multipla. Eh sì, lei ha Ca- proprio scelto di avere se stessa come nemica. Causa esoterica dell'insorgere di questa malattia un mese dopo la nascita di un figlio. Ecco la sua creazione, no? Paolo aveva creato una bambina e quale ostacolo si pone? Lei da sola, perché sappiamo che tanto tutto è assolutamente creato da noi, si pone questo ostacolo di questa malattia che effettivamente le crea un impedimento a seguire la figlia. Quindi è il primo, un modo sicuramente molto incisivo per dire: ah sì, sei stata una così grande creatrice da poter generare una creatura così bella? No. Però adesso non ti puoi godere i frutti di questa creazione. Così come quando ha le idee brillanti, poi non si può godere i frutti di quell'idea brillante. No, perché qualcun altro gliela soffia e la mette in pratica e lei rimane fuori gioco. Più o meno la dinamica è la stessa. Fratello, cinema, fratello, sorella, figlia, genitori, ex e Ex? compagno. No, No, fratello, sì, sì, sorella, sì. mamma, Mm. A che modi? Ha dei modi un po' bruschi questa mamma, no? E cosa sta succedendo qui? Cosa sta avvenendo qua? beh, se entra così esce subito, per direttissima. Perché vorrebbe fare un po' il capo, capito, della, Fuori, della cosa. Cos'è sto fuori, disordine? via, via, fuori. Papà, Oh mamma. Allora, questo cinema me lo fa vedere in questa maniera qua. Ehm, quindi lo schermo dove avviene tutta la nostra sessione, le poltrone del cinema e poi dietro una specie di tendone.
una sorta di sipario di dietro, alle spalle delle sedie, e dietro il tendone c'è il padre. Nascosto, ma c'è. Sì. Figlia. Sì, sì, la figlia, non lo so, come se fosse molto riconoscente alla madre. Non so, in questa sessione mi dà l'impressione che abbia apprezzato il dono della vita. La figlia. Mhm. L'ex hai detto di no, e l'attuale? Che lei Sì. definisce amico. E, sì, un po'. Allora, lei ha questo modo strano di difendersi e non difendersi, no? Perché di fatto lei viene molto attaccata dagli altri e lei stessa si attacca, come abbiamo visto per il discorso della sua malattia, no? Però allo stesso tempo trova un altro modo un po' bizzarro di difendersi. E definire che questo uomo non come compagno ma come amico è il suo modo per difendersi da eventuali delusioni, fallimenti. Bene, portale aureo, nonno, materno, tutti i parenti di Jessica sono invitati, chiamati. Vediamo quanti ne accorrono e come vedi il nonno Posso materno. solo dire, posso fare un passo indietro? Sì, Praticamente la comunicazione che mi arriva da quest'uomo, che attualmente lei definisce amico, è una cosa come se lui adesso potrebbe trarre sicurezza dal sentirsi il suo compagno. Cioè che se circa quei problemi che sono insorti. sì, sì, esatto. Quindi la causa di quei problemi è la non delineata situazione Sì, da parte di come entrambi. se una maggiore esternazione di sicurezza affettiva potrebbe andare a colmare qualche problema, ma anche in lei stessa, perché credere nell'amore è importante. Infatti lei non vuole saperne della fiamma, che ne ha paura. Se siete interessati a storie amorose, Monica scrive la nuova linea di Harmony in tutte le edicole, non librerie. Sotto lo pseudonimo, no, non lo dico. Quello là. Ok. Ok. Nonno. Allora mi viene un nonno un po' burbero, potrebbe essere paterno, un po'. Sì, io Mm? chiamavo il materno, chiamiamo anche il paterno. No, è Ah, vivo? ok. Ok. No, non c'è, non ce ne sono tutti e due, no? Anche il paterno non c'è più. No, ok. Chiamali tutti e due. Sì, mi era venuto il paterno un po' appunto burbero, diciamo rigido, ecco. Ma viene. Sì. Allora, il nonno materno, ma non lo so come se. Allora, etericamente mi dà così, come un'inversione, no? Nel senso che nella coppia dei suoi genitori l'elemento un po' più duro è la madre. Poi andando indietro di una generazione, come se si invertissero un po' i ruoli. È il padre. Boh, sì, Quindi me lo il dà nonno così. paterno è più burbero. Boh, sì. E il nonno materno come si presenta? Uh, aspetta, perché non lo so. Allora, aspetta un attimo perché non lo Non sto lo vedi? vedendo. Tra l'altro sento un ritorno molto forte nella mia voce. Ehm, allora, me lo dà come mh, legato ancora un po' alla terra. Cioè, che se c'era di mezzo un discorso di proprietà, di palazzo, di cosa del genere, una casa, eh, una cosa del genere, come se fosse ancora appunto legata a una casa di proprietà. Boh, Questa può essere. difficoltà di staccarsi da questa cosa qui.
Può essere, sì. Lui venga indipendentemente adesso dalle proprietà e dalle stupidaggini terrene, se vuole Mm. venire, se no. Come appunto se ci fosse questo attaccamento alla materia. Ecco, adesso al di là appunto del discorso della casa in sé per sé, no? Come se fosse comunque un uomo nel pratico, ok? Attaccato Mm. più alle cose, cioè, non saprei come definire. Mhm. Eh, Così mi viene. Mm. Molto, forse spiccio, molto materiale, molto, così, mi viene questa connotazione qua. Mm. Vuole lasciare un messaggio a Jessica? Allora, eh, aspetta un attimo, perché mi parla del discorso lavorativo. Forse qua c'era un po' più un concetto di lavoro legato alla fatica. Lavoro e fatica, fatica e lavoro. Però, in un'ottica invece più evoluta, mi dice che il vero lavoro è su se stessi. Mm, Lo Così, ne prende consapevolezza ora? mi pare di sì. E il Sì. paterno vuole lasciare un messaggio? Ma vuole venire il paterno? O se ne può anche andare, non è che... Ecco, mi viene appunto un po' impostato, ok, con l'aspetto un po' serio. Mm? Ok, questa è un'occasione simile al cinema ma diversa. Solitamente i Mi fa disincarnati come capire i vengono... segreti di famiglia, non capisco, come eh, se ci fossero tante cose della famiglia, vicende varie, non raccontate. Co- mm, mm, della famiglia. La famiglia è la pièce teatrale. È così mm, importante che i personaggi di una commedia abbiano detto, fatto questo e quell'altro. Sono personaggi di una commedia. La vuole la Esatto. Vic? Allora si piglia la Vic o se ne va? Allora, la Vic la prende, qualcosa tipo, ma non è facile giocare i ruoli. I ruoli sono tanti, ci sono delle regole da rispettare. Va bene. Non è una regola, è una scelta. Vuole andare nel portale aureo Sì, sì. e se non gli piace tornare a parlare di regole, di ruoli familiari, di vicende familiari complicate. C'è una forza calamitica che proviene proprio dal portale aureo ed è come se questa forza calamitica ti strappasse proprio gli abiti di dosso, inteso anche proprio come questione di ruoli, abiti inteso proprio anche come maschere. E vedo proprio lui che progressivamente si disinteressa sempre di più a tutto questo, vicende familiari, ruoli. Mm. Si staccano inevitabilmente da tutto quello che è terreno. Sia un nonno che l'altro, in totale coi due nonni, quanti sono i parenti di Jessica che se ne vanno? 114. Bene, e chiudiamo il portale aureo. Sì. Ottimo, Jessica è la creatrice. Cosa vuole creare ora da sola? Senza che nessuno glielo impedisca, senza che nessuno glielo suggerisca, senza che nessuno glielo ordini, nelle tempi e modalità che più desidera. Mm. Allora, mm, non so perché mi fa volteggiare questa specie di... eh, aspetta, lo chiamo mala, è un rosario, sì, costituito da 108 perle. Mhm. Mm, Quello coi mi porta. semi di qualcosa. Sì, sì, sì.
Fa vedere come... della religione buddista. Mhm, mhm. Sì, anche il suo cluster me lo rappresenta così. Lo tiene questo rosario? Vedo che lo tocca alcune di queste perle. Mm? E poi lo prende, lo arrotola, diciamo così, e fa questa forma specie di serpente, no? Nel momento in cui va ad arrotolare questo rosario. Nella mano sinistra, mm, che ho visto proprio le dita della mano sinistra erano quelle con l'impianto. E allora sceglie proprio con quella mano di prendere il suo rosario così appallottolato e di buttarlo via nel portale definitivo. Mm. Ad eternum qua. È come una luce interiore che esce dagli occhi, che credo siano un suo elemento anche un po' di debolezza. In questo caso invece diventano proprio un elemento di forza. Questa luce dall'interno attraverso gli occhi va a creare un ad eternum. Mm. Avatar. È un personaggio su una sedia a rotelle. Mhm. Mm. Lei è quasi indignata, non so come dire, tra l'indignato, lo scocciato e il risoluto. Beh, l'ha inventato lei, l'ha creato lei. Sì, è già che l'ha creato lei. Sì, sì, è sempre all'insegna un po' di questo vittimismo, no? Di martirio. Ha creato un avatar così. Quindi lo scaglia, proprio lo scaraventa, con grande forza e decisione. Via, anche questo dentro un portale definitivo. 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 Ed ad eternum anche qua. Di nuovo, dagli occhi. Dov'è la sua debolezza, lei trae la sua forza. Mm, sì, sì. Bene, ci sono ancora il rettile che lei aveva visto in quella foto, il falco, i tre demoni di cui Santa Claus, il più forte, e i tre di L. No, no, completamente no. I demoni sono dove adesso? Giusto solo loro. I demoni io li ho visti ehm, polverizzati, ridotti a cenere. Volontariato esiste ancora? No, non c'è più, no, Scuola? neanche, Martire? neppure. Il progetto Teiera? Il tè prezioso, il tè bianco che scotta e nessuno beve. Allora, me l'ha trasformata questa teiera, perché non è male teiera, perché comunque il tè dentro è preziosissimo. Intanto mi ha reso questa teiera non così anonima, ma anzi proprio finemente decorata a mano e mi ha creato un manico che è termoprotettore, tipo un termoisolante, Mhm. che puoi tranquillamente quindi prendere la teiera in mano senza scottarti e gustare questo tè preziosissimo. Ehm, Pagnotta e chicco di grano sono ancora PSP? Sì, questo sì. Nuova vibrazione. 218 miliardi. Tanto, 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 tanto. Nuova consapevolezza. 201, 202. PS. PS pa 52. Sì. Vite.
1515. E livello di cervello? 10 e mezzo. Ottimo. Corpo emozionale, presenza di emozioni a bassa frequenza. Ci sono? Allora, vedo solo una leggera confusione nel senso di gran quantità di informazioni da elaborare. In questo senso confusione. Mhm. Questa è l'unica. Lei può lasciare nel suo corpo emozionale due cose, un bel ad eternum, che dentro ha la particolare informazione nel suo caso, che è la seguente: è tutto vero ed è tutto definitivo, Mm. in quanto dipende esclusivamente da me. Le memorie sono appannaggio, ahimè, della mente, contro la quale si può soltanto il proprio personale atto di volontà. Sì. Lasci un ad eternum anche nel corpo fisico? Dove lo lascia? Sì, lasci. Allora, vedo che ne ha piazzato uno che allora, ha sede nel cuore, ma vedo che poi inizia ad irraggiarsi verso l'addome, verso la gola, verso gli occhi, verso le gambe. Al centro appunto al cuore, ma poi mano a mano raggiunge tutte le altre parti del corpo. Corpo emozionale abbiamo detto, corpo mentale. Si sceglie proprio di piazzarlo dove prima nei bulbi dei capelli c'era l'impianto. Eterico e subliminale. Mm. Proprio con grande goduria direi lo fa. In Ecco. tutte e due. Sì, traendone proprio sollievo, piacere, gioia. Mm. Come vedi Jessica adesso? Ehm, la vedo che ha voglia di sperimentare il piacere sotto tutti i punti di vista. Il piacere delle piccole cose, che può essere veramente anche quello di gustare un tè ottimo, che può essere veramente quello di toccare degli oggetti che le danno delle sensazioni tattili particolari, piacere nel vedere determinate cose che per lei risultano affascinanti, che la stimolano, e piacere anche proprio ehm, nel contatto, ecco, con il corpo del proprio compagno. Ha voglia di riscoprire e vivere il piacere. Prima del messaggio che lascia a se stessa, un messaggio al compagno. E mi ripropone la carta così, questo 7, no? Mi fa proprio vedere che la porge a lui e dice c'è un nuovo inizio anche per noi due. Messaggio a se stessa. Mi sto fidando sempre di più delle mie intuizioni e so che riuscirò concretamente a darle seguito, perché ne ho di continuo di intuizioni, di idee, e questa volta voglio concretamente realizzare i progetti collegati a queste. Come la vedi? Come se fosse arrivata la primavera tutto d'un colpo e quindi hai voglia di aprire le finestre per far entrare l'aria profumata nelle stanze e hai voglia di andarti a fare una bella passeggiata, hai voglia di sentire proprio la natura che si è risvegliata, perché in un certo senso lei si sta proprio risvegliando. Benissimo. Bella immagine.
È molto bella, mm, molto viva. Vabbè, allora abbiamo finito.